Ciao a tutti, sono Davide. Allora oggi una preparazione un po' particolare, faremo l'uovo di carne. Attenzione, questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora, siccome ci avviciniamo alla Pasqua, va bene per la Pasqua, va bene per qualsiasi altra occasione, mi è venuto in mente di fare una preparazione un po' particolare per questa festività. L'anno scorso ho fatto le colombe fatte con la carne, quest'anno facciamo l'uovo. Lo facciamo un po' particolare, un bello farcito, sapete che io sono quello delle farciture, ma andiamo a vedere gli ingredienti. Allora, guardate, abbiamo la base del macinato naturalmente. Mi sono preparato 400 g di maiale, 400 g di manzo e un nodino di salsiccia che è circa 200 g. Poi per andare a fare il misto del polpettone mi serviranno 2 uova, 100 g di ricotta, 150 g di parmigiano reggiano, sale e pepe, QB, adesso vedremo, questo qua lo mettiamo a occhio. Allora, in una ciotola vado a versare già i macinati tutti insieme e andiamo a fare l'impasto. Quindi uniamo tutti gli ingredienti e poi ci diamo una bella impastata. Quindi uova, la ricotta, se non volete metterci la ricotta potete metterci la besciamella, o anche un goccino di latte. Questo servirà per tenere l'impasto morbido e non diventerà secco dopo la cottura, insomma. Quindi aggiungo il parmigiano, non lo metto tutto in una volta, ne metto un po' adesso e un po' dopo. Naturalmente c'è anche il pane grattugiato che mi servirà un po' per andare a rassodare la carne. E poi andiamo a metterci sale e pepe. Quindi 1, 2, 3 prese di sale e una presa di pepe. Basta. E adesso andiamo ad impastare. Ok, aggiungo il restante parmigiano. Ok, e adesso un po' di pane grattugiato. Lo aggiungo poco alla volta, lo aggiungiamo finché il nostro macinato, il nostro impasto non appiccichi più. Ci dovete passare la mano sopra quando sentite che la carne non attacca più alle dita, vuol dire che l'impasto è pronto. Ok, l'impasto è pronto, vedete, non rimane più attaccato alle dita. Adesso io divido in 2 la pallina. Avremo bisogno di fare naturalmente le 2 metà dell'uovo. Ecco fatto. E lo metto in frigo il tempo che noi andiamo a preparare altre cosucce. Ci vorrà circa una ventina di minuti, così lui si rassoda e diventa bello compatto. Quindi lo mettete in frigo 20 minuti. Bene, nel cuore del nostro uovo ci sarà una mozzarella fior di latte, una di quelle da poco, insomma. Poi vedete voi, se volete metterci la bufala ci metto questa perché fa un pochino meno acqua. E siccome ha proprio, come dicevo, c'ha dentro dell'acqua, vado a tagliarla in 2. E il tempo che vado a fare altre cosucce la metto qua in un colapasta e la lascio sgocciolare per un po'. Si poteva fare anche già da prima, ma va bene, dai, tanto piccola che va bene lo stesso. È una mozzarella da 125 grammi. Intanto che la mozzarella si sgocciola, prendo una carta e l'altro ingrediente che non vi ho detto all'inizio è la pancetta fresca. Pancetta fresca che ci servirà da avvolgere l'uovo. Sapete che io le mie preparazioni sono sempre un po' tamugne, belle saporite, e con questa pancetta che mi sono fatto a fettine e rifilato in fettine abbastanza precise, ok, per poter fare quell'intreccio reticolato a scacchiera, diciamo. Quindi mettiamo una fettina in questo senso e cominciamo con il nostro reticolato. Quindi per la lunghezza
cercate di metterle il più pari possibile, magari una girata da una parte e una girata dall'altra, in questa maniera. Ci vorrà un pochino, un po' di pazienza, infatti è per questo qua che vi dicevo che l'impasto sta una ventina di minuti all'interno del frigo, quindi cercate di stare il più vicino possibile per creare il reticolato. Quindi questo qua lo torniamo a tirare indietro. Bene, una volta finito andiamo a squadrare, quindi tiriamo via l'eccesso laterale in questa maniera, ma non lo buttiamo via la pancetta, perché se ci serve potrebbe servirci da farci qualche rattoppo. Ecco, abbiamo squadrato, ci metto sopra un altro foglio di carta che vado a premere un po', così si compatta. E voilà. Poi la parte finale, che è quella un pochettino più brutta, magari la facciamo risultare sotto. Allora, adesso questa qui io la vado a mettere in frigo, perché deve essere bella fredda quando la andiamo a inserire attorno al nostro uovo. Quindi vado a prendere il macinato e lascio là la pancetta. Bene, abbiamo tutto pronto, la nostra pancetta è stata in fresco, il nostro impasto è bello freddo e rassodato, la mozzarella è un po' sgocciolato. L'ultimo ingrediente che non vi ho detto è il purè. Io ho preparato stamattina il purè, l'ho tirato abbastanza per un bel po' che si rassodasse, è rimasto ancora un po' tenerino, ma voi potete tirarlo un pochino di più che diventi più sodo, un pochettino più sodo, tanto poi dopo all'interno del polpettone con i liquidi si torna ad ammorbidire. Io adesso l'ho messo un po' in abbattitore che si rassodasse da poter comporre la nostra preparazione. Adesso prendo metà pallina del macinato che ho preparato e ci vado a fare questo giochino qua. Cerco di dargli un pochettino la forma dell'uovo di Pasqua, è così, di lasciare la carne non troppo spessa. Una volta creata la conchetta, con un cucchiaio vado a inserirci il purè, così. Bene, a questo punto ci metto la mia mezza mozzarella in questa maniera, ecco qua, e andiamo a fare lo stesso identico procedimento anche nell'altra metà. Quindi gli facciamo una conchetta all'interno, in questa maniera, ci vado a mettere il purè è pochissimo, in tutto sono 200 grammi, ma non lo userà neanche tutto. Questo servirà un po' per dargli il colore una volta cotto. Quindi ci inserisco l'altra metà della mozzarella e vado a chiudere l'uovo. A questo punto non ci resta che cercare di unire le due metà il meglio possibile. Ecco, il lavoro lo facciamo adesso che andiamo ad avvolgerci la pancetta. Prendiamo la pancetta, ce la appoggiamo sopra e pian pianino la andiamo a staccare dalla carta. Guardate che bell'effetto che fa. E andiamo ad avvolgere tutto il nostro ovetto
Perfetto. Bene, l'uovo è pronto, insomma il semiluovo, quello che è la parvenza dell'uovo di Pasqua, insomma dai, mi sembra un'idea un po' abbastanza simpatica. Allora, adesso che è pronto, io vi consiglio di lasciarlo una notte in frigo. Lo cuocete l'indomani, quindi fatelo il giorno prima per il giorno dopo, perché così si rassoda e non casca. Quando siamo in cottura non casca. Si dovrebbe rassodare la pancetta e dovrebbe mantenere comunque la carne compatta e non dovrebbe rompersi. Allora adesso, però prima io lo andrò a cuocere adesso per motivi di esigenze video, insomma, però sì, sarebbe meglio tenerlo una notte in frigo. Voi fate così. Metto un po' di sale attorno alla pancetta perché se no non sa di niente quando poi dopo quando è cotto, insomma, un pochettino di sale e poi ci vado a spennellare su un po' di salsa barbecue. Questo potete anche non farlo, non è necessario, però io ce la metto perché così gli dà un po' più di sapore e anche un po' di colore. Quindi un po' di salsa barbecue. Perfetto, pronto il mio easter egg. Allora, potete decorarlo magari con una fetta di pancetta, ci fate un fiocchetto sopra, con 2 orecchie, insomma potete renderlo anche un pochettino più simpatico. Bene, il forno è in temperatura 170 gradi, 45 minuti, dipende poi da forno a forno. Mettete, va cotto sulla griglia del forno naturalmente, sotto mettete una vaschetta con dell'acqua in maniera che questo qua farà molto grasso, colerà e quindi così non vi sporcherà il forno, cadrà in questa teglia bagnata e così la pulite in un attimo. Quindi adesso io vado a infornare. E ci vediamo a fine cottura. Allora, l'ho lasciato 5 minuti di più, un po' andato oltre come cottura, ma il nero è la salsa barbecue che si è scurita. Adesso vado a tagliarlo, naturalmente è appena uscito dal forno e questo qua andrebbe tagliato in questa maniera. Se lo lasciassimo raffreddare un pochettino sarebbe meglio. Ecco qua. Prendiamo un piatto e andiamo a scoperchiare il vaso di Pandora. Sì, potevo cuocere leggermente di più, ma a meno temperatura. È rimasto leggermente rosato al centro, ma va bene. Però sì, va servito così, tagliato in questa maniera, è servito porzionato così, insomma. Una cosa un po' differente, una cosa conviviale da mettere in mezzo alla tavola e dividerselo. Adesso io vado a sentire com'è l'impasto, con anche un po' di pancetta. Vado ad assaggiare. Pancetta buonissima, croccante. Come dice il buon Giorgione, non indugio. La carne è succosa, non secca, veramente buono. Logicamente l'ho fatto io, vuoi che sia cattivo. Ne sento un altro pezzettino e pesco anche un po' di purè e vado a sentire. Buonissimo. È una preparazione un po' particolare, simpatica per il giorno, per la domenica di Pasqua, da mettere in mezzo. State solo attenti che non vi si rompa durante la cottura. Va bene, allora vi lascio sotto al video in descrizione le dosi per poter realizzare quello che ho fatto io. Quindi vi metterò tutte le dosi precise per
un uovo da circa 1,2 kg, quindi andrebbe bene per magari 6 persone un lavoro del genere. E niente, vi ricordo che se il video vi è piaciuto o anche non vi è piaciuto, comunque mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella naturalmente, così vi arriverà la notifica. Sotto metterò il link all'altro mio canale, se volete iscrivervi, per me è molto importante, e anche al canale WhatsApp, che vi tengo informati sulle uscite dei nuovi video e altre cose, foto, insomma quant'altro. Io vi ringrazio, vi auguro buona Pasqua naturalmente, sia da parte mia che da parte di Giorgino, che non può venire, non è potuto venire, se no avrebbe fatto anche lui il suo saluto, ma magari in base a quando uscirà il video magari riusciamo a trovarci e a farvi gli auguri assieme. Va bene, un saluto da Davide, alla prossima video ricetta, ciao a tutti.